dalle nere torri delle oscure lande schiacceremo le rivolte con la stregoneria e l'industria dei nani. Imbracciate fieri le armi forgiate nelle fucine demoniache. Nel nome del padre oscuro Ashut, sotto la guida di Astragot, vostro padrone e signore, marceremo sul vecchio mondo, alla guerra! Un martedì strategico da non perdere. Tiranno matto qui e andiamo dritto al sodo su Warhammer 3 moddato. Ritengo sia giusto fare una premessa per coloro che non conoscono l'universo di Warhammer, men che meno abbiano mai provato a giocare Total War Warhammer 3. Le Forge dei Nani del Caos è stato un enorme DLC rilasciato nell'ormai lontano 13 aprile 2023. Com'è tiranno il tempo? Ma allo stesso modo sono tirannici i Nani del Caos. Essi rappresentano la quintessenza di tutti i valori più negativi portati all'estremo della razza nanica, di cui sono ormai lontani cugini. Questo perché, ben prima dell'avvento di Sigmar Eldenhammer, il padre dell'impero degli uomini del Reichland, il Karazhan-Kor, l'impero nanico, si estendeva in lungo e in largo e tantissimi pionieri andavano alla ricerca di nuove Karak, fortezze da costruire e colonizzare. Per tale ragione molti clan di nani avevano colonizzato le Zorn Uzkul, le terre teschio, situate proprio al confine con le distese del nord. Avvenne dunque il disastro. Si aprirono portali ai due poli verso la dimensione demoniaca del Warp, sede delle 4 divinità caotiche e di tutti i loro servitori. I nani, o Dawi in Khasalid, la loro lingua, sono per antonomasia molto resistenti alla corruzione e alla magia. Eppure qualcosa è accaduto nelle terre teschio. Scavando in profondità mentre combattevano orde demoniache e sentendosi abbandonati dalle loro divinità progenitrici, i clan di pionieri hanno scoperto qualcosa di oscuro, forse una divinità minore del caos o addirittura un'entità ben peggiore. Ashut, il padre dell'oscurità, raffigurato come un enorme toro dagli occhi di bragia e da un manto cinereo, fu colui che protesse tali clan di Dawi quando essi si sentirono abbandonati, appunto, trasformandoli lentamente e corrompendoli, creando i Dawizar, i nani del fuoco, letteralmente. Dovete immaginare una società oligarchica teocratica dove i fabbri demoniaci sono i più alti sacerdoti di Ashut e sono dei nani capaci di utilizzare la magia oscura, superando la resistenza della loro genia alla magia stessa. Non privi di contrappasso, perché prima o poi si trasformeranno in statue di pietra. E ve l'ho voluto accennare proprio perché oggi vi porterò il punto di vista di Astragot, il sommo sacerdote di Ashut, che è diventato paraplegico perché la maggior parte dei suoi arti sono ormai diventati pietra e si è dovuto arrabattare un motore infernale personalizzato per camminare. Ashut è una divinità tirannica dell'avidità, dell'odio, del rancore e dell'industria. Tali elementi vanno ad esaltare in maniera nefanda i pregi e i difetti della razza nanica, appunto. E i Dawizar hanno creato nelle terre oscure un impero industriale che farebbe spavento a qualsiasi drill baby drill boy presente sul pianeta Terra. Però attenzione, i Dawizar non sono capitalisti. Possiamo scherzarci sopra, certo, ma la loro società è estremamente inquadrata, collettivista e apersonale. La società dei nani del caos è ciecamente devota a un'oscura divinità patrona del più crudele e spietato concetto di progresso fine a se stesso. Per tale motivo, il dominio totale dei Dawizar sul mondo rappresenta la vittoria definitiva di Ashut. È dunque una fazione particolare che va oltre la dicotomia ordine e caos molto classica nel franchise di Warhammer. Fatemi sapere se vi interessa altra lore, altra conoscenza sui Dawizar, i nani del caos. Per oggi la premessa direi che è abbastanza.
non volevo interrompere il Khasalid nero di Astragoth. Comunque, come potete vedere, la versione è moddata perché oltre le varie risorse che magari i veterani già riconoscono dei Nani del Caos, c'è anche il simbolino delle stagioni. Questo perché in descrizione trovate la mia mod list Uber, ma andiamo un attimo a vedere come iniziare perlomeno l'avventura delle nostre legioni oscure, andando prima di tutto a sedare e distruggere la prima ribellione di stagisti Pelle Verde. No, parliamoci chiaro, non sono degli impiegati, sono degli schiavi, perché sì, per quanto collettivista possa essere la società Dawizar, riguarda i Dawizar. Tutte le altre razze del mondo di Warhammer, per i Nani del Caos, sono semplicemente degli asset per la produzione. Infatti le nostre risorse vanno dai materiali grezzi all'oro, come sempre, agli armamenti che ci servono per le nostre unità militari e l'influenza nel conclave, ma soprattutto c'è la forza lavoro. Ora, la versione Steel Fate non è tradotta in italiano, quindi ogni tanto vedrete parole o intere descrizioni in inglese, è assolutamente normale. Tengo a precisare che in questo caso il video non è un tutorial, una guida, non è mia intenzione. Questo video è un po' sperimentale. Se ci scappa il momento didattico, ok, ma non è la sua finalità. Oggi vi presento una narrazione. Se volete una guida scrivetemelo nei commenti oppure aspettate la fine del video che vi voglio consigliare un collega. Però attenzione, le guide che si trovano non riguardano mai un modpack specifico, per quello magari serve proprio colui che l'ha creato il modpack, motivo per cui se siete interessati a delle guide relative alla mia collezione SFO Uber per la fazione dei Nani del Caos o per qualsiasi altra, e ce ne sono centinaia, quindi occhio, fatemelo sapere perché è il vostro unico strumento per ottenere una guida ad hoc. Nel frattempo c'è stata assegnata la missione di scavare il mondo, ce l'ha assegnata Ashut, quindi iniziamo subito dal sedare un'ennesima rivolta al forte Droznievort, che tra l'altro è un nome kislevita perché era una colonia di Kislev. Ci sono finiti i Nani del Caos e poi anche questi Pelle Verde che in realtà erano nostri schiavi ma si sono ribellati, infatti la fazione è quella di schiavi di Zar. Abbiamo già iniziato a mandare i nostri convogli con i treni e c'è già arrivato un evento. Praticamente possiamo comprare una Charybdis da un Drukki, un elfo oscuro, un mercante di mostri, e non è male come unità mostruosa, soprattutto con la SFO, un po' diverso il suo pacchetto di statistiche e abilità. Possiamo anche interagire con la torre di Zar, con la Mingol Zarnagrund, la grande torre tempio di Ashut nella metropoli principale dei Nani del Caos. Questa meccanica viene introdotta con una mod anche agli alti elfi, lo dico a voi amanti degli elfi boia Solonoia. Io sceglierò lo scranno che ci consentirà di avere più materie prime ogni turno, così da ampliare il prima possibile la torre di Astragoth. Andiamo a menare chi ci assale il convoglio, Pelle Verde che vogliono assolutamente i nostri dentoni, perché i Pelle Verde commerciano con i denti in Warhammer. È stato uno scontro duro, ma l'antico cargo andava portato in salvo. Non c'è bisogno di dirlo, ma sarà uno scontro dietro l'altro. Del resto si chiama Total War e noi non è che siamo proprio una fazione molto pacifica. Dobbiamo continuare a soggiogare altri schiavi per la grande industria del dio Toro Oscuro. E una bella gran strategia da utilizzare sempre nei Total War è causare rivolte per poi schiacciarle e, come si dice in gergo videogaming, farmarle, quindi continuare a distruggerle e ottenere dei benefit tra esperienza, denaro, in questo caso forza lavoro, la manodopera che ci serve assolutamente. Abbiamo sbloccato anche Gorbuz il traditore, un capo goblin, eroe leggendario che è praticamente un capo schiavista, un controllore. Avete presente il personaggio di Samuel Jackson a Candyland in Django? Ecco, uguale. Dopo aver sedato le ultime rivolte, perlomeno finora, non resta che iniziare la nostra maligna espansione.
Come potete vedere è facile andare in giro quando si ha un aggeggio del genere che cammina al posto nostro e un sacco di goblin schiavi da mandare al macello contro dei bretoniani in vacanza, sì, perché il duca Boemondo, l'uccisore di bestie, per qualche ragione è arrivato fino a qua, probabilmente alla ricerca di una tale signora dei vampiri che risiede a un certo pinnacolo argenteo, ma noi nel frattempo abbiamo interesse a prendere questi paesani di Bretonia e portarli nelle nostre fabbriche. Anzi, in realtà in questo momento le fabbriche non le abbiamo ancora, sicuramente nei campi minerari a spaccare un po' di pietre nel gelido inverno delle terre oscure, che mi ricorda qualcosa di familiare nell'est europeo, euroasiatico. Comunque c'era un sacco di carne da cannone da affrontare, a parte diversi cavalieri, principalmente della cerca, che hanno causato un po' di danno, devo essere sincero, però principalmente alle unità di Hobgoblin. I nostri schiavi ogre, i nostri nani guerrieri hanno resistito molto di più. Poi va detto che i tromboni sono devastanti, generalmente contro i blob di fanteria danno un gran vantaggio se hanno linea di tiro, ovviamente. Neferata, la signora di Pinnacolo d'Argento, ha dichiarato finalmente la guerra, ma allo stesso tempo i topastri hanno attaccato un nostro convoglio, quindi non ci resta altro se non andare lì e spiegare un attimo a questi uomini ratto come si fa veramente tecnologia, industria e si sfrutta il numero dei propri schiavi. Tornando poi indietro, un certo negromante, servo della signora Neferata, ha deciso di fare un viaggetto dritto nelle fauci di un nostro treno merci. Dopodiché Astragoth ed io abbiamo concordato sull'andarli a prendere direttamente a casa. Certo, non fanno i migliori lavoratori, ma se si riesce comunque a incatenare lo spirito di un non morto a qualche marchingegno infernale, un po' di lavoratori comunque si riescono ad ottenere, giusto? In realtà la battaglia è stata abbastanza pesante, perché erano veramente tanti. L'unico vantaggio che ha permesso la vittoria, oltre le magie inumane, assolutamente oscure e tiranniche di Astragoth, è stato il fatto che i rinforzi di Neferata sono arrivati piano piano, prima di tutto perché c'erano diversi eserciti in rinforzo e poi perché i non morti non sono celebri per la loro velocità in mappa. Potete osservare la strategia vincente di Neferata di mandare un'unità alla volta e accalcarle una dopo l'altra, mentre il genio tattico di Astragoth, vista la situazione della battaglia, ha deciso prontamente, suggerito dal sottoscritto, di tirare qualche incantesimo di fuoco in mezzo ai corpi morti. Il fuoco amico, battuta voluta, era assolutamente calcolato, tanto non abbiamo ricevuto chissà quale danno eccessivo dall'utilizzo smodato del sapere del fuoco. Posso garantire, purtroppo dopo migliaia di ore, che anche nelle versioni moddate, pur cercando di fare il possibile con nuove unità, tecnologie e modificatori, i conti vampiro gestiti dall'intelligenza artificiale non sono proprio la massima sfida per la maggior parte delle fazioni. Hanno un sacco di malus e l'IA non sfrutta bene i benefit della fazione principale dei non morti. Però posso garantire che a livello puramente cinematografico riempire un campo di battaglia con cadaveri riesumati, di nuovo buttati a terra e massacrati, inceneriti, devastati, è sicuramente divertente. E ci ha permesso di occupare nuovamente Karazbrin, la rocca d'argento, il monte argenteo, il pinnacolo d'argento, insomma. Avete capito, quello dovrebbe essere il nome in Khasalid. Ora non conosco la lingua nera dei nani del caos così bene,
anche se è completamente doppiato tutto quanto nel loro storpiato Khasalid. L'attenzione ai dettagli a volte nella serie di Total War Warhammer mi lascia esterrefatto come Karl della caccia sanguinaria, questo normanno impazzito devoto di Khorne che ha deciso di fare una capatina al nostro convoglio militare, tra l'altro convoglio militare che aveva sia delle guardie infernali sia un cannone infernale, oltre che degli ogre mangia uomini. Ci ha dato comunque filo da torcere la schiera cornita, perché ci si sono buttati addosso con una violenza inaudita urlando sangue per il dio del sangue, classico copione dei normanni rossi di Khorne. Abbiamo anche ottenuto un nuovo scranno nel distretto industriale della torre di Zarnagrund e abbiamo portato, con un sacco di investimenti di manodopera di lavoratori, la nostra torre di Uzkulak a livello 5, sbloccando al contempo Baruk, un eroe leggendario da una delle tantissime mod che aggiungono eroi e lord leggendari all'interno della mia SFO Uber Modpack, che vi ricordo trovate in descrizione. Ha un tratto e delle abilità all'interno dell'albero delle abilità sicuramente interessanti come i topastri maledetti che ci sono venuti ad attaccare il giardinetto di casa alla ricerca di formaggio di Warpietra, però non hanno capito che l'unica cosa che troveranno saranno proiettili infernali e giochi metallici di corda e compagnia cantante, nonostante ci abbiano tirato qualsiasi cosa, da piccoli sassolini a enormi proiettili pestiferi, nulla potevano contro la potenza allucinante dei nostri trattori, treni armati, impazziti demoniaci, ciuf ciuf para pa 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 pa. Rokwag sumar rikasen, ekus klinkas atsentar epetu. Let's have you then. I'll hear what you say, so I can shove the words right back down your throat. Nel frattempo Astragot, che non aveva preso di buon occhio uno scambio di missive con il signor Grimgor, ha deciso di andare verso est, mentre l'apprendista Dramar invece è andato dritto verso Karak Dum a riprendere una vecchia proprietà nanica, anche se non proprio dei Daoizar fino a questo momento, ma adesso lo è diventata. Missioni su missioni, soldi su soldi, un'economia sempre più forte, i convogli arrivano pieni di schiavi, partono pieni di armi, abbiamo un sacco di benefit, abbiamo trovato anche un anello di spine con il signor Nagola o Nagola, non saprei neanche come pronunciare il nome di questo tipo, però le nostre fucine infernali finalmente sono all'opera e stanno producendo un sacco di bonus per le nostre truppe naniche oscure. Le nostre legioni sono pronte ad affrontare Grimgor Pelle di Ferro, l'orco nero traditore, rivoluzionario, sovversivo, contrario alla fede incrollabile verso Ashut. Esperimento fallito quello degli orchi neri da parte dei nani del caos, ed è il momento per andare a risolvere una vecchia diatriba. L'avrei potuta fare empirica, però ve la volevo far vedere questa battaglia perché è stata una battaglia interessante e vi consiglio a livello didattico, ecco, per esperienza, quando giocate i nani del caos in vanilla o in versione moddata, prima vi liberate del problema Grimgor Pelle di Ferro, meglio è per l'insieme della vostra campagna, a prescindere dall'ordine leggendario che voi sceglierete. E un modo molto efficiente per distruggere i Pelle Verde è sicuramente bombardarli di magie e cannonate prima che arrivino in corpo a corpo, specialmente i tipi tosti di Grimgor, cioè la sua fazione, perché il loro potere esercito, la WOG di Grimgor, è molto forte, va a dare dei bonus non indifferenti alle sue truppe. Qua Astragot dimostra di non aver paura dell'esperimento fallito degli orchi neri, va dritto al sodo menando a destra e a manca con il suo martellone, tirando incantesimi di fuoco del sapere di Ashut,
devastanti, come i lanciagoblin volanti pazzi fiondati che ci vengono buttati addosso alla guardia infernale. E ricordatevi, un goblin buono è un goblin morto, ma non quando si catapulta dall'aria con un deltaplano sopra la tua testa, in quel caso è un problema. Comunque i nostri tromboni sono super fortissimi, esattamente come i nostri cannoni magma, che stanno facendo il bello e il cattivo tempo. E sfrutto l'occasione anche per dire che sono un'ottima unità i balestrieri nani del caos aggiunti dalla SFO, e analizziamo la presa di mira del cannone magma. Osservate come controllano tramite il cannocchiale integrato, prendono la mira e poi sparano il loro colpo devastante, andando a colpire anche una parte dei nostri nani guerrieri con trombone, ma quello è abbastanza scontato che possa accadere. Nel frattempo Astragoth tira il super martellone di Ashut direttamente su delle unità con addosso un debuff, un'aura di deperimento verso il fuoco, mentre i nostri demoni di fuoco resistono a una carica di cinghiali. Purtroppo perderemo questa unità, lo sapevo che sarebbe andata così, hanno tenuto il fianco. Questi sono gli zeloti di Ashut, un'unità antifanteria che assomiglia agli sventratori dei Dawi non corrotti, ma sono più funzionali contro la fanteria invece che contro le unità grandi. Abbiamo i nostri trenini ciuf ciuf con i cannoni che sono in corpo a corpo, fanno il loro mestiere. In generale il campo di battaglia è un insieme di budella e fiamme. Piace tantissimo ad Astragoth il macello che sta venendo generato su questi calanchi delle montagne del lamento, perché siamo andati a prenderli già ai piedi della catena montuosa delle montagne del lamento. In generale siamo già agli sgoccioli perché i Pelle Verde stanno andando in rotta, abbiamo finito anche i venti della magia, rimangono solo degli arcieri che si beccano un'altra martellata di Ashut in faccia. I nostri tromboni ricaricano un'ennesima salva. Astragoth è soddisfatto, anche se non è riuscito a mettere le sue mani granitiche direttamente in faccia a Grimgor, che ha osservato la battaglia con fare un po' scocciato. Se siete arrivati fino a qui, io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno anche questa volta, e come potete vedere questa è la lista delle unità dei lord e degli eroi presenti nella Uber SFO Mega Mod Pack, che potete trovare in descrizione come ho già detto, ma che io vi consiglio di andare a recuperare all'interno di questo video che sta passando in sovraimpressione riguardo a come installare una collezione di mod tramite lo Steam Workshop e il launcher ufficiale di Creative Assembly. Voglio cogliere l'occasione per dirvi che nel mio progetto, che va avanti da tanti anni, di SFO Uber, cerco sempre di dare tantissimi strumenti nuovi che sono presenti sul workshop grazie alla community di modders ad ogni singola fazione, nel tentativo di aumentare il bilanciamento fra le varie fazioni e i lord leggendari, cosa che è pressoché impossibile perché di base Warhammer gioco da tavolo e anche Total War Warhammer non è pensato per essere sempre completamente bilanciato. Nel game design, la nuova fazione che ha ricevuto il nuovo contenuto avrà sempre un vantaggio sulle altre. Benvenuti nel Marketing Games Workshop. Se il contenuto vi è piaciuto, vi invito a mettere un like per supportare il mio canale, come anche a scrivere un commento con qualsiasi cosa vi passi per la testa, o per rispondere a una delle tante domande che vi ho posto durante il video, di attivare la campanellina delle notifiche e, perché no, se volete prendere un DLC di Warhammer scontato, fatelo con il mio link Instant Gaming, così da supportarmi un pochino di più. Se ve lo foste chiesti, queste sono le impostazioni di campagna che ho utilizzato per portarvi questo gameplay narrativo un po' sperimentale, diverso dal solito. Ho giocato così tante ore a Total War Warhammer che leggendario non mi fa né caldo né freddo. Siete ancora qui? Incredibile! Allora ho una piccola chicca per chi è rimasto. Prima di tutto un grazie a Gabrilele994 per aver suggerito al sottoscritto di fare una serie sui Nani del Caos. La serie non è ancora arrivata, però intanto questo video spero possa colmare un pochino il fabbisogno. Inoltre, la vera chicca speziata è il mio consiglio. Se cercate una guida peperina
divertente e ironica, ma al contempo didattica sulla fazione dei Nani del Caos da giocare su Total War Warhammer 3, io vi consiglio di andare a recuperare la guida per polli di Mr. Kratistos, ma sono sicuro che molti di voi lo conoscano già. Un saluto a Krati, un saluto a tutti voi, un abbraccio. Anche oggi Tiranno Matto out. Volete magari vedere una World Conquest con i Nani del Caos, una roba del genere? Beh, vedrò il da farsi. Questo è quanto. Dunque alla prossima, avventurieri ed avventuriera.